Ciao, sono Leo. Oggi per la rubrica di piante facili parleremo di una pianta che porta il nome di Tradescantia zebrina. Per chi già mi segue sul mio canale Instagram, qualche giorno fa ho già condiviso qualche informazione utile su questa pianta e se nel caso ve lo siete persi vi lascio il link in descrizione. Oppure andate sul mio profilo Instagram e seguitemi per non perdere altri post come questi. Passiamo subito, senza perdere tempo, sulla nostra Tradescantia, una delle piante d'appartamento più facili e resistenti da coltivare. Questa è la mia Tradescantia zebrina, chiamata anche erba miseria, perché è in grado di sopravvivere anche in condizioni estreme. Esistono moltissime varietà differenti di questa pianta, caratterizzate da variazioni di colore nel fogliame a seconda della specie. Troviamo così la Tradescantia viola e la Tradescantia albiflora. Qui ho alcune talee di queste piante, ve le mostro. Questa è la Tradescantia viola, il suo nome appunto deriva dal suo colore violaceo, mentre questa è la Tradescantia albiflora, costituita da due colori, bianco e verde. Queste talee mi sono state regalate da un amico, magari in un prossimo video vi mostrerò come creare dei bellissimi vasi di Tradescantia, partendo da talee. Le talee non sono nient'altro che pezzi di pianta tagliati appositamente e messi all'interno del terriccio o in acqua, come in questo caso. Per non perdervi nessun video vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Continuando, la Tradescantia di cui andremo a parlare oggi porta il nome di zebrina per il suo aspetto variegato, dai colori verde intenso, argento, rosso porpora e bianco. La zebrina produce alcuni piccoli fiori di colore rosato o porpora e questo sempre se la pianta viene posizionata in una posizione ideale per la sua crescita e fioritura. La Tradescantia è caratterizzata da un portamento pendente e questa pianta messa su un mobile ha un effetto molto decorativo. È di origine dell'America meridionale ed è chiamata anche erba miseria. Questo nome è dato dal fatto che nel suo luogo di origine questa pianta è difficile da debellare. Ma questo per noi è solamente un bene. In effetti coltivare la Tradescantia è molto semplice. Si tratta di una delle piante più resistenti e meno bisognose di cure, adatte anche a coloro che non hanno proprio il pollice verde. È ideale anche come regalo data la sua resistenza. Basta darle le giuste minime attenzioni e seguire i miei consigli. Questa pianta deve essere posta in una posizione molto luminosa della casa, ha infatti bisogno di molta luce per crescere, ma sopravvive bene anche in zone ombreggiate, nel lungo periodo però rischia di perdere il suo colore vivo delle foglie, quindi conviene posizionarla in un posto abbastanza luminoso. In estate la si può tenere sia in giardino che sul balcone, l'importante è tenerla lontana dai raggi diretti del sole che potrebbe appunto bruciare le foglie. Per quanto riguarda la temperatura, la Tradescantia sopporta bene anche il caldo intenso, mentre in inverno al di sotto di 10 gradi conviene portarla all'interno. Questa pianta non necessita di grosse quantità di acqua, in estate comunque possiamo innaffiarla 2 volte a settimana, mentre in inverno 1 volta a settimana. L'importante è che il terreno si asciughi tra un'innaffiatura e l'altra. Nel caso vi doveste sbagliare, questa pianta resiste molto bene sia nel caso di una super irrigazione sia nel caso contrario. Per quanto riguarda il terriccio, questa pianta non necessita di terricci particolari, ma un terriccio universale ben drenante va benissimo. L'importante è scegliere il momento giusto per il rinvaso, che non deve avvenire in qualsiasi momento dell'anno, ma il mese ideale è aprile, ossia in primavera. La Tradescantia può assumere anche dimensioni abbastanza notevoli, per questo a volte il rinvaso non è proprio semplice. La concimazione deve avvenire nel periodo tra ottobre e marzo durante l'irrigazione della pianta, mentre nel periodo da aprile a settembre 2 volte a settimana. Bene, il video termina qui, se ti è stato utile lascia un like e per supportarmi iscriviti al canale. Inoltre seguimi pure su Instagram e Facebook dove condivido altrettante belle informazioni. E con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!